Il caldo è insopportabile. Siete entrati nel nostro rifugio e l'avete visto. È così che cresciamo i nostri bambini, attraverso il dolore e le difficoltà. Cosa posso fare? Vado avanti in qualche modo, nonostante tutto. Puoi portare via a una persona la casa, i diritti, la libertà, ma non puoi portargli via la fede. Nel campo non ci sentiamo al sicuro, perché qui ci sono molti problemi. Scoppiano incendi, i ladri rapiscono le persone e rubano i soldi. Questi sono i miei figli. Mi chiedono: dov'è il Myanmar? Vogliamo andarci. In questo momento la vita è piena di difficoltà. Avevamo molta terra e proprietà, non c'era nulla che non avessimo. Ho paura perché i rapimenti nel campo sono aumentati molto. Se dovessero rapirmi, per me sarebbe davvero la fine. La mia famiglia non avrebbe mai i mezzi necessari per pagare il riscatto e riportarmi a casa. Se non facciamo sentire la nostra voce, nessuno saprà mai chi siamo. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione. Esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Questi sono due luoghi più densamente popolati al mondo e non c'entra nulla Mumbai o Hong Kong. Questo luogo sono sicuro che non avrete mai sentito, perché qui più di 1 milione di persone sono rifugiati. Non hanno diritti, non hanno una casa in cui tornare e non hanno neanche una cittadinanza. Questo è il campo rifugiati più grande del mondo, si chiama Cox's Bazar. Ma come nasce un posto così? Per capirlo dobbiamo tornare indietro al 1982, in Myanmar. I Rohingya vivono lì da generazioni. Hanno una loro lingua e una loro cultura. Ma quell'anno il Myanmar approva una legge sulla cittadinanza che riconosce solo alcune etnie come ufficiali. I Rohingya non sono tra queste e da un giorno all'altro i loro documenti di identità non hanno più valore. Stranieri nella loro stessa terra. Negli anni la loro vita si restringe. La loro identità etnica e religiosa diventa sempre di più un motivo di esclusione, discriminazione ed odio. Non possono più muoversi liberamente, non possono più lavorare e non possono studiare come gli altri. Vivono praticamente ai margini fino al 2017, quando la situazione degenera e i villaggi dei Rohingya vengono attaccati. Immaginatevi centinaia di villaggi dati alle fiamme e famiglie intere sterminate. L'ONU parlerà di genocidio. Centinaia di migliaia di persone scappano dal paese. A piedi, di notte, attraversando fiumi, foreste e confini, lasciando ovviamente tutto indietro. Chi ce la fa arriva qui, in Bangladesh, proprio su queste colline, dove prima c'era solo la foresta. Ma nel giro di pochi mesi nasce questo. Tende, bambù, plastica, uno accanto all'altra, fino a diventare il campo rifugiati più grande del mondo. Oggi qui vivono più di 1 milione di persone, distribuite in 33 campi diversi. Un sistema enorme e incredibilmente fragile. Affinché tutto questo non crolli, le più grandi organizzazioni umanitarie al mondo lavorano qui ogni giorno. E tra queste ActionAid, di cui siamo fieramente ambasciatori, che prova ogni giorno a rendere questo posto un po' più vivibile, lavorando con le persone per sostenerle finché sono bloccate qui, nella speranza che un giorno possano tornare a casa. Immagino che visto così potrebbe sembrare anche un villaggio normalissimo, eppure è praticamente impossibile entrare in un luogo come questo perché è estremamente controllato dalle forze dell'ordine che devono evitare qualsiasi attacco esterno al popolo Rohingya. Noi siamo riusciti a entrare grazie ad ActionAid, ma è un privilegio praticamente e io lo vorrei utilizzare nel migliore dei modi, ovvero vorrei farvi capire che cosa vuol dire realmente essere un rifugiato.
Oggigiorno nel mondo ci sono più di 100 milioni di persone che scappano, che non hanno più diritti, che non hanno più la libertà di tornare nel loro paese. Si chiamano rifugiati, ma noi sappiamo realmente cosa vuol dire. Dobbiamo rendercene conto perché noi chiaramente viviamo nel nostro mondo, nella nostra bolla, ma non tutti vivono come noi. E quindi oggi vorrei portarvi in questa realtà per farvi capire cosa succede in un mondo del genere, in un posto del genere, perché i Rohingya in realtà non sono soltanto rifugiati, ma sono anche apolidi, ovvero non hanno una cittadinanza, non hanno un'identità, non hanno uno stato in cui tornare. Quindi vuol dire in poche parole vivere, respirare, camminare, però per il mondo tu non esisti. E l'unica cosa che possiedono è questo documento, per ricevere le razioni e per essere contati. Questi sono i nostri dati, il nostro documento di famiglia. Questa carta ci permette di ricevere assistenza come rifugiati. Senza questo documento non avremmo accesso a nessun aiuto e non otterremmo nulla. Avevate dei documenti di identità in Myanmar? Avevamo i documenti, ma ce li hanno portati via. La verità è che per noi il termine rifugiato resta solo una parola. Qualcosa che sì sentiamo ma che è difficile capire davvero. E quindi per provare ad avvicinarci davvero a questa realtà dobbiamo farci aiutare da chi lavora qui dentro da anni e prova ogni giorno a trasformare questa parola in una vita possibile. Non possiamo capire davvero la condizione di un rifugiato se non ci mettiamo nei suoi panni. Voglio dire, provate a immaginare. Come può resistere una persona senza terra e anche senza cibo? Più di 1 milione di rifugiati si trova attualmente nel nostro paese. Sono quasi 9 anni che queste persone sono bloccate in questo campo. In questo periodo ci sono state molte iniziative da parte della comunità internazionale e del governo del Bangladesh per permettere loro di tornare finalmente nella loro patria, ma nessuna ha funzionato. Finora non si vede alcuna possibilità di dialogo. Il popolo Rohingya comincia a essere stanco e soprattutto i giovani non vedono alcuna speranza. Nei loro occhi non ci sono sogni. Per questo cercano strade molto rischiose per sopravvivere e costruirsi un futuro, come la tratta di esseri umani. Nessuno può continuare a vivere in questo modo tanto a lungo. Camminando per questi vicoletti continuo a pensare a chi vive qui dentro. Persone che fino a pochi anni fa avevano una casa vera, un posto loro, con oggetti, abitudini, stabilità, insomma una vita. E poi, in un attimo, tutto sparisce e ti ritrovi qui, in scatolette fatte di bambù, teli di plastica e fili tirati per tenere tutto insieme. Strutture costruite per resistere forse qualche mese e non per diventare una vita. Prima vivevamo in una casa grande, con più spazio. Ora invece siamo costretti a vivere in una capanna. È orribile. Il caldo è insopportabile. Siete entrati nel nostro rifugio e l'avete visto. È così che cresciamo i nostri bambini, attraverso il dolore e le difficoltà. Cosa posso fare? Vado avanti in qualche modo. Se questa è la volontà di Dio, cos'altro posso fare? Siamo molto grati ai bengalesi, ci hanno dato un posto dove stare. Se non ci avessero accolti, dove sarebbe potuta vivere della povera gente come noi? Per grazia di Dio ci hanno aiutato a sopravvivere, ma nonostante tutto il nostro desiderio resta lo stesso. Vogliamo tornare in Myanmar. Voglio che anche voi realizziate quanto siano vicine, compresse le abitazioni, chiamiamole così, delle persone, dei rifugiati che vivono nel campo. Non esiste intimità, le case sono una sopra l'altra e chiaramente questo può diventare un grandissimo problema, sia durante la stagione dei monsoni, quando si allaga tutto il campo e quindi queste case diventano delle trappole vere e proprie, e sia anche quando divampano degli incendi, quando ci sono dei problemi, dei cortocircuiti con i cavi, ma anche dei problemi in cucina e queste case prendono fuoco immediatamente e chiaramente tutte le case vicine subiscono lo stesso destino. È un grave problema, ma questa è la condizione di vita nel campo. Qui gli incendi sono così frequenti, soprattutto in questo periodo dell'anno, che ActionAid ha formato una squadra di pompieri. Persone del campo che prima facevano tutt'altro, ma che ora hanno ritrovato uno scopo in una vita che ha perso il senso. Con il caldo estivo il rischio di incendi aumenta notevolmente. E qui le case sono costruite molto vicine tra loro, una attaccata all'altra.
Quando il gas finisce non abbiamo altra scelta, siamo costretti a usare la legna da ardere. Se dovesse scoppiare un incendio nel campo, i problemi di rete potrebbero ritardare le chiamate di emergenza e sarebbe un problema grosso. E noi potremmo perdere tempo prezioso per intervenire. Per questo abbiamo formato 2 squadre, una operativa e una di supporto. Insieme al team di ActionAid abbiamo formato e preparato 2 squadre direttamente all'interno del campo, così da poter intervenire subito. Siamo addestrati per il pronto intervento. Sono tantissimi, decine e decine di bambini così curiosi di noi, non sono abituati ad avere degli ospiti, però questo vi dà la prospettiva della popolazione di questo campo. Pensate che su 1 milione, più di 1 milione di rifugiati, il 50% sono bambini. È incredibile perché questi bambini sono nati qui, non hanno mai visto il Myanmar o sono cresciuti qui da piccolissimi e quindi loro gli è stata rubata l'infanzia, gli è stata rubata l'identità, gli è stata rubata la memoria di casa loro. Sono prigionieri di questo campo e chissà se un giorno ne usciranno. Mio padre aveva bestiame, terra e tante altre cose, così tante che non si potevano nemmeno contare. Il governo ci ha portato via tutto quello che avevamo, ha costruito dei campi, ci ha sottoposti a torture e alla fine ci ha costretti ad andare via. Hanno cancellato il nostro passato. Ma allora eravamo piccoli e capivamo poco, me l'ha detto mio padre. Vi piace vivere nel campo? Non molto, solo un pochino. Non ci piace. Non mi piace per niente, non ci piace stare qui. Nel campo non abbiamo nulla, tranne una casa fatta di tela cerata. È brutto qui non stiamo bene. Stiamo male. Ci sono molti problemi. Scoppiano incendi, i ladri rapiscono le persone e rubano i soldi. C'è qualcosa di bello nel campo? C'è qualcosa che vi piace davvero? No, niente. Niente. Ci piacciono gli alberi e le piante. Possiamo sederci all'ombra e lì si sta bene. Non abbiamo niente con cui giocare e passare il tempo durante la giornata. Sarebbe bello avere un parco giochi per noi. Cosa ti piace di più? Ci piacciono molto lo sport e lo studio. Vogliamo studiare. Ci piace molto studiare e ricevere un'istruzione. Sì, ci piace studiare. Quando il paese sarà libero, torneremo. Sì, vogliamo torneremo. che la nostra terra sia libera, ecco. Sì, libera. Molti di questi bambini fortunatamente non ricordano bene cosa sia successo 9 anni fa. O non erano ancora nati, ma i più anziani sì. E nei loro occhi è come se rivedessi quelle immagini. Non sappiamo perché ci abbiano cacciati. Siamo fuggiti piegati a terra, in mezzo ai combattimenti e agli spari, e soffrendo molto lungo il cammino. Non avevamo mai visto questo paese prima. Stavamo bene, avevamo molta terra, molte proprietà e tutto ciò di cui avevamo bisogno. Non ci mancava praticamente nulla. Ora invece la vita è piena di difficoltà. Se vi steste chiedendo come viene gestita la fogna, le acque reflue, la spazzatura che viene chiaramente prodotta da un campo così grande, semplicemente non viene gestita, perché questo che vedete davanti a me è ciò che succede quando più di 1 milione di persone vive nello stesso luogo, ma quel luogo non è stato concepito per accoglierle. Loro si sono trovati in un luogo che hanno dovuto chiamare casa, hanno dovuto costruire da zero, ma qui non c'è nulla che possa filtrare dell'acqua e quindi l'acqua potabile è un problema gigantesco. Un problema che queste persone hanno dovuto imparare a gestire da zero. Perché prima di arrivare qui, l'acqua era semplicemente acqua. Qui invece, se non è pulita, può diventare pericolosissima. Per questo, ActionAid ha creato pozzi d'acqua sicura all'interno del campo. E molte donne della comunità li gestiscono ogni giorno. Le discariche sovraffollate sono molto pericolose perché diffondono germi e malattie. I volontari di ActionAid vengono ogni mattina a raccogliere i rifiuti, così l'area resta pulita e il rischio di germi si riduce. Ma con tutti questi rifiuti devono per forza venire ogni giorno. In Myanmar avevamo acqua buona. Ogni casa aveva pozzi e accesso all'acqua. Qui c'è una crisi idrica a causa dell'alta densità di popolazione. Prima non c'erano rubinetti, ora invece ci sono.
qui dentro cambia tutto. Fuori rumore, caos, movimento continuo, mentre qui in realtà si ritrova la pace di cui queste persone hanno bisogno e che hanno perso proprio a causa della religione. Sono stati perseguitati soprattutto per la differenza di religioni tra il buddismo che si pratica in Myanmar e l'Islam, perché essere musulmani nel posto in cui sono nati è diventato qualcosa da nascondere, qualcosa da pulire. Quando li guardi qui tutti uniti mentre pregano, mentre si ritrovano e mentre ricostruiscono un senso di comunità, guardandoli capisci una cosa, che puoi portare via a una persona la casa, i diritti, la libertà, ma non puoi portargli via la fede, perché può portarsela in qualsiasi parte del mondo insieme a lui nel suo cuore. E forse è proprio questo che li ha tenuti in piedi, che li ha tenuti così uniti. Molti di loro prima avevano un lavoro diverso. C'è chi magari era un grande imprenditore o chi aveva un sogno, che però ha dovuto abbandonare per reinventarsi e adattarsi alla vita del campo. Prima facevo l'insegnante in una scuola. Ora questo lavoro ci permette a malapena di mettere qualcosa da mangiare in tavola. Non è semplice, ma bisogna comunque andare avanti. Non riesco a lavorare ogni giorno. A volte ci sono clienti, altre volte no. Guadagno pochi spiccioli quando va bene. Questa sì che è una storia incredibile. Siamo volati fino in India per incontrare gli asceti più estremi del mondo e se non volete perdervi il prossimo episodio, iscrivetevi al canale. Namaste. Ma tra tutte queste storie ce n'è una speciale. Un uomo che grazie ad ActionAid ha imparato l'inglese e, non essendoci scuole nel campo, usa casa sua come aula per insegnarlo a più studenti possibile. Per me insegnare alla nostra comunità è molto importante. La maggior parte delle persone non è istruita e non sa cosa sia giusto, né distingue ciò che è sbagliato. Io insegno loro a capire quali scelte portano al bene e quali invece possono fare del male. Così possono comunicare con le persone del mondo e dare voce alla nostra comunità davanti alla comunità internazionale. E quindi, per questo è molto importante comunicare con gli altri, soprattutto in inglese, che è fondamentale. Qui nei campi non ci sono scuole superiori e nemmeno università, quindi è molto difficile studiare. Per questo ho trasformato il mio rifugio in una scuola. Ecco, gli studenti vengono a lezione da me al mattino, al pomeriggio e alla sera. Io insegno loro e loro sono molto felici di imparare da me. E qualsiasi discorso io faccia con chiunque viva qui dentro, torna sempre a toccare la ferita più profonda. Sono dovuto fuggire, dovevo salvarmi. E sai chi vive in casa tua adesso? È stata bruciata dal governo del Myanmar. Non solo casa mia, ma anche il mio villaggio è stato bruciato dal governo. L'ho visto con i miei occhi. È terribile. Ora mi sento al sicuro, ma nel campo la vita è molto diversa. Tutto è limitato. Le razioni, la libertà di movimento, il rifugio, l'istruzione, la salute, qui tutto è limitato. Il nostro obiettivo è tornare nel nostro paese il prima possibile. Se avremo l'opportunità di farlo e se il Myanmar sarà sicuro e ci sarà la pace, allora noi ci torneremo. Non solo io, tutti ci torneranno. A tutti manca casa. E loro sono i tuoi bambini? Sì, questi sono i miei figli. E sono cresciuti qui, quindi non l'hanno visto... Vivo qui da quasi 8-10 anni. Loro sono nati qui, non l'hanno mai visto. Me lo chiedono. Dov'è il Myanmar? Vogliamo andarci. Questo non è il nostro paese, lo hai detto tu. Ascoltare le parole di questo maestro mi emoziona profondamente, perché il suo impegno all'interno del campo può davvero dare un senso alla vita di questi ragazzi. Essere un adolescente qui dentro è durissimo. La mancanza di opportunità, di lavoro, di futuro ha creato un vuoto enorme. E in quel vuoto purtroppo sono nate anche gang, gruppi criminali che rapiscono persone residenti nel campo per chiedere riscatti alle famiglie. Ma per fortuna organizzazioni come ActionAid hanno costruito centri in cui ragazzi e ragazzi possono sentirsi al sicuro e provare a far uscire i loro sogni oltre queste mura.
Dobbiamo essere leader per la nostra comunità, persone capaci di guidarla e sostenerla. Io dico leader e voi mi rispondete con un sì, capito? Sì! Leader! Sì! Leader! Sì! Fantastico! Dobbiamo lavorare non solo per noi stessi, ma anche per aiutare e sostenere tutta la nostra comunità. D'accordo? Lo stress influisce sulla vita di tutti quanti noi. Ma che cos'è lo stress? Che danni provoca e quali sono i suoi effetti e le sue conseguenze? E come possiamo fare noi a controllarlo? Oggi lo impareremo tutti insieme. Diventare leader della comunità qui è un onore enorme e una responsabilità ancora più grande, perché in un posto dove sembra impossibile cambiare le cose dall'alto, tutto può iniziare anche dal basso, da un ragazzo che decide di impegnarsi, di aiutare gli altri e di restituire qualcosa alla propria comunità. Ed è forse così che la speranza resta viva, non aspettando che qualcuno arrivi a salvarli, ma diventando un passo alla volta parte della soluzione. Assalamu alaikum, mi chiamo Dil Mohammed. Faccio parte dei progetti per i giovani di ActionAid. In questo campo può succedere di tutto, da un momento all'altro, senza alcun preavviso. Ci insegnano cosa fare e come sopravvivere durante tempeste, venti forti, cicloni, terremoti, incendi, frane e fulmini, comprese le regole e le misure di sicurezza che dobbiamo seguire. Qui ho studiato con impegno fino all'8ª classe. Anche durante la tempesta continuavo ad andare a studiare camminando con i libri sulla testa. Non avevo altra scelta. Per me studiare era l'unica speranza che avevo per costruire un futuro diverso e provare a cambiare la mia vita. Qui possiamo imparare e trovare la forza per emanciparci sostenendo lo sviluppo e la resilienza della nostra comunità. Se miglioriamo, il mondo se ne accorgerà. Se non facciamo sentire la nostra voce, nessuno saprà mai chi siamo. Per questo dobbiamo imparare a fare diversi tipi di lavoro. Dopo aver imparato e migliorato me stesso, posso contribuire allo sviluppo della comunità e aiutare le persone a trovare la loro strada verso un futuro migliore. Anche chi qui prova a diventare un leader, a dare l'esempio, a mostrarsi forte davanti agli altri, in realtà si porta addosso un peso enorme. Perché vivere così ti consuma lentamente e basta poco per accorgersene. Una domanda più profonda, un ricordo, un momento di silenzio e quella maschera di forza cade. E davanti a te vedi solo un ragazzo che sta cercando di resistere. Non mi sento affatto al sicuro dentro il campo. Non posso fare molto, solo i miei genitori. Resto al negozio, ma ho sempre paura perché negli ultimi tempi i rapimenti dentro il campo sono aumentati moltissimo. Se portano via anche me, chi si prenderà cura di loro e chi resterà al loro fianco? Se dovessero rapirmi, per me sarebbe davvero la fine. La mia famiglia non avrebbe mai i mezzi necessari per pagare il riscatto e riportarmi a casa. Per questo qui mi sento più al sicuro. Almeno per qualche ora posso stare tranquillo. Lavorare con ActionAid ci dà una certa protezione. La nostra base si trova lì e proprio per questo ci sentiamo più al sicuro, perché nessuno osa attaccarci. Per quanto tempo ancora saremo costretti a vivere ogni giorno nella paura? Sogno di studiare all'estero un giorno e di diventare uno studioso. Voglio costruire il mio futuro. Sogno di poter raggiungere altri paesi e costruire altrove una vita migliore. In nave o in barca potrei morire. Già. Non ne sono sicuro. Non ne sei sicuro? Non ne sono sicuro. Solo Dio lo sa. Volevo solo dirti un'ultima cosa. Vorrei venire con te. Cosa, scusa? Voglio partire con te. Mio caro Dil, questo finale è una lettera per te. Da quando ci siamo salutati quel pomeriggio, non riesco a dimenticare il tuo abbraccio e la sensazione terribile di sapere che, quando me ne sarei andato, tu saresti rimasto lì. Un ragazzo in gamba come te può abituarsi a molto qui. Alla lamiera, che di giorno scotta e di notte gela. Alla fila per l'acqua pulita. Al rumore del campo che non si spegne mai. E alla paura di cui mi parlavi, che torna puntuale ogni mattina prima ancora che apri gli occhi. A tutto questo, col tempo, immagino ci si faccia il callo. Ma c'è una cosa a cui non ci si abitua mai, all'idea folle di non avere un posto nel mondo. E tu infatti continui a cercarlo quel posto, anche dentro un recinto che ogni giorno si fa più stretto.
E forse è per questo che il tuo volto mi torna in mente ogni giorno. Mentre tutto intorno a te è costruito per tenerti fermo, tu non stai fermo. Studi, alla luce del telefono quando cala il buio. Cerchi di essere un esempio per i tuoi coetanei e ti prendi cura anche dei più piccoli come se proteggerli fosse già un modo per proteggere il futuro di tutti. Hai visto? Non ti ho dimenticato, te l'avevo promesso. Adesso però tocca a te promettermi una cosa. Promettimi che terrai duro, che continuerai a studiare anche in quei giorni in cui ti sembrerà inutile. Perché da oggi la tua storia esce da qui. Pensa che la conosceranno anche persone che non ti hanno mai visto, lontane migliaia e migliaia di chilometri, e smetterà di essere la storia di un rifugiato, una di quelle che scorrono sullo schermo e si dimenticano prima di cena. Diventerà la storia di un amico che vorresti sapere al sicuro, un fratello che aspetti finché non torna, o di un figlio che è andato a dormire poco fa nella stanza accanto, al sicuro, e capiranno che tu non sei dall'altra parte del mondo, sei nella stanza accanto anche tu, qualcuno che adesso non possiamo più far finta di non vedere. Non posso portarti via con me, ed è la cosa che mi fa più male di tutte, ma posso fare in modo che la tua voce arrivi dove tu non puoi ancora andare. E posso restare accanto a chi come Actionhead ogni giorno entra in quel campo e porta qualcosa che pesa quanto il cibo e l'acqua. Presenza, ascolto e protezione. Mio caro Dil, lo so che questo video lo vedrai. Ricordati quello che ci siamo detti quel pomeriggio prima di lasciarci. Tu non sei un rifugiato. Sei un ragazzo straordinario che nel posto più duro del mondo sta già facendo la cosa più grande che esista. Resistere. E ti prego, continua. Resistere da soli però qui dentro è quasi impossibile. Con i miei occhi ho visto il lavoro incessante di Actionhead che da anni cerca di rendere la vita dentro al campo più umana possibile. Pozzi e servizi igienici per proteggere la salute, spazi sicuri per donne e ragazze, e centri dove i giovani studiano e crescono al sicuro. Ma non solo, Actionhead si batte perché questa comunità possa prendere in mano il proprio futuro, far sentire la propria voce e rivendicare il diritto a una vita libera da violenze e discriminazioni. Sostieni Actionhead con una donazione, affinché ragazze e ragazzi come Dil possano continuare a studiare, a sentirsi protetti e a credere di avere ancora un domani.